Benvenuti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video, Ho preso e ho portato nel canale la Roland AX Age, la Keytar della Roland. Volevo provare una Keytar per sfizio e mi sono preso il top della gamma che praticamente c'è in commercio. Non è un controller, è un vero e proprio sintetizzatore. L'ho presa per sfizio, ma ho avuto una piacevole sorpresa perché è veramente un ottimo sintetizzatore per fare synth pop, retro wave, techno, trance, ogni genere di musica elettronica. Con questo sintetizzatore, perché di questo stiamo parlando, viene veramente molto bene. Quindi è sia adatta per il live, per cui è nata, quindi ha delle funzioni di impostazione per il live, ma è ottima ragazzi anche in studio. Andiamo subito a descrivere un attimo lo strumento, vediamo le connessioni dietro, così alziamo un attimo, vi faccio vedere la telecamera. Allora abbiamo un'uscita LR per collegare appunto al mixer, un'uscita per le cuffie, l'ingresso del microfono che dopo andremo a provare perché ha anche il vocoder, questa Keytar. Questo è il livello del microfono ingresso, ha l'alimentazione acceso spento, MIDI in, MIDI out classico, pedale, connessione Bluetooth che è molto importante, poi vedremo come, e poi abbiamo l'ingresso per la chiavetta USB e abbiamo l'ingresso USB per poterla controllare con la nostra DAW preferita. Sotto abbiamo un pacco batterie, sì, perché ha anche batterie. La Roland consiglia delle batterie da 1000 mAh NiMi al nickel e dichiara una durata di circa 4 ore. Io ho esagerato, ce l'ho messa da 2600 Ah, 4 ore le dura veramente. Vi consiglio di mettere queste batterie da 2600 Ah, vi lascio sotto il link in descrizione, anche perché il pacco batterie col caricabatterie viene poco più di 20 euro, quindi è veramente molto conveniente, che magari prendere da altre parti. Vi lascio sotto il link in descrizione. Bene, continuando a farvi vedere da sopra poi il sintetizzatore, da qui a sinistra abbiamo i tasti per cambiare i nostri programmi, per poter andare avanti e indietro nei suoni. Qui dietro abbiamo il volume, qui abbiamo un controller che in questo momento è impostato sul cut-off, quindi se noi andiamo a aprire e chiudere un suono, funziona come cut-off. Qui abbiamo il nostro ribbon che fa appunto pitch bend, e qui da modulation. Qui abbiamo i tasti per cambiare le ottave, qui abbiamo un display molto utile perché magari quando suoniamo in locali bui non riusciamo a vedere bene il suono, il numero del suono, oppure andare sul preset che vogliamo, e qui ci visualizza molto bene. Qui abbiamo il display dove appunto abbiamo la visualizzazione dei suoni di tutte le altre funzioni. Questa è la parte che serve appunto per sia cambiare i suoni che entrare all'interno del menu per le varie funzioni. Qui abbiamo la possibilità di selezionare i banchi o di metterne a favoriti. Qui abbiamo la selezione appunto dei tasti dei banchi, quindi abbiamo Edge, LED, Bass, Pad, Poly, Brass, Case, Otter, FX, Voice, Vocoder. Questo è per accedere alle song, perché c'è la possibilità di mettere su chiavetta anche delle basi in formato .wav a 48 kHz o 16 o 24 bit, qualsiasi altro formato non lo leggi. Abbiamo il tasto dell'arpeggio e il tasto look appunto per fermare l'arpeggio. Il sintetizzatore è immediato, si sa subito usare perché è facilissimo e senza tanti fronzoli si può immediatamente usare. In questa cover è rossa, ma ce n'è anche un'altra grigio chiara per questa colorazione da poter poi personalizzare e colorare come si vuole. C'è anche la versione bianca che è possibile mettere poi la cornice dorata, quindi ci sono di due tipi. Quella bianca è con i tasti classici, questa tutta nera dark con la fascia rossa o la fascia grigio metallizzata che si cambia con sostituendo queste vite, molto facile. Adesso vi voglio far vedere come funziona un attimo il menu. Per quello che serve al volo. Allora, se andiamo all'interno del menu, premendo il tasto menu, abbiamo Program Sound per poter programmare i suoni, ma c'è l'applicazione molto più semplice, Program Control, che serve ovviamente per poter regolare tutti i vari tasti personalizzandoli, arpeggio per selezionare i vari tipi di arpeggi, vocoder per modificare i vocoder,
System Effect. Qui all'interno possiamo modificare appunto i vari tipi di effetti e la quantità di effetto di chorus, reverbero, delay, ce ne sono veramente tantissimi. Qui abbiamo il tasto System e all'interno qui, ecco, quello che ci interessa è il Master Tone, la trasposizione della tastiera, che è quello che ci interessa. Poi altri parametri, tra cui il tempo dell'arpeggio, abbiamo la sincronizzazione se vogliamo farla interna MIDI oppure attraverso la nostra DAW, il volume appunto della song che andiamo a suonare e la tastiera. Abbiamo modifica del gain per dare più volume e attivare o disattivare il Bluetooth, che dopo andremo a vedere. Poi abbiamo delle utility ovviamente per fare il backup, il restore e importare toni esterni, per ritornare al factory reset, e poi abbiamo per formattare la nostra memoria. Dopo vi faccio vedere più specificatamente. Come vedete immediatamente è subito chiaro come funziona il menu, si entra con menu, con enter si conferma, con le frecce si scorre, quindi veramente molto immediato, molto facile da utilizzare anche se non si legge il manuale. Come si cambiano i suoni? Ci sono diversi modi, molto semplice. Si può scorrere più o meno, si può andare a selezionare ad esempio il banco, poi andare a scegliere, oppure mentre si suona si può andare anche a scorrere con questo tasto ovviamente per poter appunto selezionare i suoni. Mi sono dimenticato che sotto questo sintetizzatore ha altri tasti che sono Unison, che serve appunto per raddoppiare il suono, poi abbiamo Hold per allungare la nota e il portamento ovviamente per legare un suono con l'altro. Adesso mi indosso le cuffie perché è giunta l'ora di farvi sentire qualche cosa. Mettiamo l'arpeggiatore, perché fino a che stiamo appunto nel banco dei suoni, quelli più tamarri anni 80 per fare le nostre svisate, fa quello che deve fare la Keytar. Ma non appena noi usciamo da questa gamma di suoni, cominciamo a entrare nei suoni suoi, comincia a stupire. Mettiamo l'arpeggio, sentite questo suono. In questo momento sto utilizzando il cutoff. Veramente molto interessante. Questo sintetizzatore ha 932 programmi all'interno, quindi 932 suoni e 254 user che sono dei banchi allocati per poterci caricare i suoni all'esterno. Adesso vi faccio sentire alcuni suoni, poi vi spiego ancora meglio sul dettaglio il mondo dei suoni appunto di questa AX Age. Il modulation cambia, ogni suono ha la sua risposta, quindi bassi bei corposi, sui pad è veramente molto bella, ragazzi. Ha anche l'aftertouch, guardate. Quindi ha pure l'aftertouch, ci tengo a precisare.
quando si esce appunto fuori dalla tamarraggine che è tra anni 80 si entra veramente in un mondo favoloso. Anche i poli sono molto belli. Anche i brassi sono veramente belli. Aftertouch. No, ragazzi, i suoni sono veramente molto belli, Anche i case, ad esempio, i piani non sono, diciamo, acustici, sono sintetici, vanno bene per un mondo della dance anni 90. Quindi sono piani estremamente finti. Anche il piano del GD800, vediamo un po'. Ricorda quel mondo primi anni 90, sono adatti per la musica elettronica, non ha drum kit assolutamente, quindi ha soltanto suoni. Vi faccio sentire qualche altra situazione molto, molto interessante su Others abbiamo... Anche se non è il mio genere, magari potrebbe essere anche un giretto trap questo qui, quindi si adatta a tutto il mondo della musica elettronica. Questo la riconoscete? Adesso vi voglio far sentire il vocoder al volo, quindi andiamo a collegare questo appunto microfono. Come vedete è uno scarsissimo microfono, costa 12 euro, questo veramente costa nulla, ma l'importante appunto non è la qualità del microfono, ma è appunto la modulazione che diamo appunto sul microfono per le parole. Quindi andiamo a sceglierci un vocoder.
vocoder, this is vocoder, this is vocoder. This is a real life, this is a fantasy. This is a real life, this is a fantasy. Ovviamente ha diversi tipi di vocoder, ad esempio anche questo. Vocoder, vocoder, vocoder. Direi molto molto interessante. Questa X-Edge funziona con la sintesi Zen Core, cioè l'ultima sintesi appunto creata da Roland, che è stata messa appunto sul Jupiter X e sul Jupiter XM. Praticamente questo vi fa accedere a un mondo nuovo di suoni. Infatti è possibile mettere all'interno del nostro sintetizzatore questi suoni dello Zen Core, prenderli appunto da Roland Clough. Se avete un abbonamento per il vostro Roland Clough, come potete vedere all'interno ci sono un sacco di pacchetti per lo Zen Core, per tutti i sintetizzatori Zen Core, quindi sia quelli al software che quelli hardware, che condividono lo stesso motore sonoro. Quindi è possibile magari realizzare un suono con il nostro plugin Zen Core, il nostro sintetizzatore virtuale sul nostro Cubase, e trasportarlo all'interno della X-Edge e andarci a suonare fuori. Possiamo fare un suono con il Jupiter e poi metterlo qui dentro, o fare un suono con lei e magari metterlo anche sul Jupiter. Quindi è un mondo interscambiabile assolutamente molto valido. L'unico appunto che devo fare è che se avete un abbonamento Claude Roland non sono compresi i suoni hardware, ovvero vi danno tutti i suoni software, ma se volete il pacchetto proprio hardware da mettere nella chiavetta, da caricare all'interno, lo dovete pagare. I pacchetti costano circa 99 centesimi, ci sono anche da 19 euro, dipende, ma mediamente costano 1 euro a pacchetto. Io ne ho scaricato uno, vi faccio ad esempio sentire un suono che è questo, molto anni 80. Come sentite, questo suono non è presente appunto nel preset, è un suono che ho scaricato da un pacchetto, ho pagato 99 centesimi, l'ho messo appunto nella chiavetta e me lo sono caricato. Adesso parliamo della chiavetta. Come avete visto, io ho messo una chiavetta micro, si possono mettere chiavette anche più grosse, però se mettete la chiavetta grossa e andate a suonare, si rischia che si struscia contro il corpo, si può staccare, si può strappare, si può rovinare, quindi vi consiglio queste chiavette micro, anche da 16 giga, costano veramente molto poco, che è molto più sicuro attaccarla e tenerla e non dà alcun tipo di problemi. Per formattare la chiavetta adesso ve lo faccio vedere, basta andare sul menu, andare appunto su Utility, USB Format, si preme, si conferma e si formata la chiavetta. All'interno troverete due cartelle, la cartella Roland, dove all'interno ci sarà backup e appunto la cartella sound, dove metterete appunto le vostre espansioni che scaricate dal SoundCloud, li mettete dentro e li potete poi caricare all'interno. Poi troverete anche la cartella Song List, dove appunto mettete le vostre basi formato WAV che avete fatto per poter fare le vostre esibizioni live. C'è anche un'applicazione per poter collegare appunto la vostra AX-Age. Bene, per attivare il Bluetooth e collegarci con l'applicazione bisogna andare appunto su menu, andare su System, premere Enter, selezionare Bluetooth, un attimo, eccolo, attivarlo col tasto più, poi uscire, l'icona Bluetooth è attiva, quindi il Bluetooth è attivo. Andare sull'applicazione AX-Age, che sia per Android che per iOS, andare su Setup, su Device, collegare il vostro AX-Age. Come vedete sta leggendo i toni e la lista di program. Una volta fatto questo vedete che l'input e l'output MIDI Bluetooth è sul vostro AX-Age. Andiamo sull'editor dei suoni, in questo momento caricherà il suono che è in questo momento, che è DistalSync 1. Come vedete il suono è formato da 4 parti e ogni parte è possibile appunto selezionare dalla lista sia i preset che i user, che sono qui i suoni che vi ho detto che potete scaricare da Roland Clough. Possiamo vedere se utilizzare o no gli effetti di sistema.
Qui abbiamo l'equalizzazione della performance, qui la possibilità di splittare la performance, qui c'è la possibilità di modificare gli effetti del programma decidendosi di mettere singolarmente sul programma oppure quelli di sistema, quindi chorus e reverb, ce ne sono veramente tantissimi. C'è la possibilità appunto di poter caricare esternamente all'interno dell'applicazione i suoni dall'Xage, dal file, dal cloud, dalla library o da un file nuovo esterno e poterli inserire nei program e nei user. Però conviene comunque fare la modifica dei suoni appunto da via software, dal VST appunto Zencore, che viene dato con dotazione appunto con l'abbonamento Roland Cloud, e possiamo creare dei suoni nuovi e modificare, oppure li possiamo scaricare a pagamento appunto questi pacchetti, metterli all'interno per poi richiamarli mediante applicazione e poterli poi utilizzare. Quindi è un sintetizzatore estremamente versatile. Vedete altri video su questa Xage, perché mi è preso un po' la tamarragine con altri video dove suonerò questo strumento, così vi rendete conto insomma che anche live ha il suo bel impatto e dà molta soddisfazione a suonarlo. Devo dire che è da molto tempo che non provo una soddisfazione così a suonare uno strumento, veramente, tra parentesi posso dire che mi gasa veramente tantissimo. Non so se avete visto nei video precedenti e vedrete anche nei prossimi video. Bene, se vi è piaciuto questo video mettete un like sotto, se vi piace il canale iscrivetevi e ricordate di spuntare la campanella per sapere quando esce il prossimo video. Quindi cosa dire ragazzi? Ciao a tutti e ci vediamo presto! Yeah!